Ciao amici gatti e amiche gatte, in questo video voglio proporvi un reportage sulla colonia di Forte Marghera. È una colonia felina di gatti composta da molti gatti, si parla quasi di 200 gatti, è gestita totalmente da volontari. È molto bella perché i gatti in questo caso hanno un ampio spazio esterno per muoversi, per organizzare il loro territorio. Ci sono i ricoveri per anche farli mangiare al coperto e per sistemare tutte le loro cose. I volontari sono veramente molto bravi, molto preparati, li ho incontrati, li ho intervistati e cerchiamo anche di sostenere questa realtà perché, come vedete qua, io ho il mio miciotto Oscar che è coccolato e venerato in casa, ma non tutti i gatti sono così fortunati. I gatti in colonia sono tenuti veramente bene, sono curati, ma è tutto frutto dell'attività di volontari e per questo necessitano sempre di aiuti economici, aiuti in cibo e tutto il supporto che possiamo dare loro. Quindi vi lascio ora il video in cui racconto appunto la storia di questa colonia, come viene gestita, e vi faccio vedere quanti bei miciotti popolano questa colonia e spero vi piaccia. Lasciatemi i vostri commenti qui sotto, eventuali domande, e pubblicherò anche le modalità per dare un sostegno a questa colonia di Forte Marghera. E vi saluto, ora vi lascio il video, iscrivetevi al canale YouTube per non perdervi tutti i futuri video reportage che farò. Ciao amici gatti e amiche gatte! Allora, questo posto esiste da una vita praticamente, è stato antropizzato in periodo praticamente romano, qui passava la via Annia, quindi da sempre in questo luogo ci sono stati animali e uomini. Poi con l'andare del tempo è diventato un borgo di pescatori, poi la Serenissima Repubblica, dogane, magazzini e poi le prime fortificazioni. All'epoca francese Napoleone cosa fa? Vede questo bellissimo posto fra la laguna e Venezia e costruisce questo meraviglioso forte fatto a forma di stella. Dopo i francesi ci furono gli austriaci, i tedeschi e quindi vari comandi, e questi gatti praticamente hanno passato vari colonnelli e generali fino ad arrivare, dopo il Risorgimento, praticamente ad una definizione del forte come territorio italiano. E quindi ha cominciato la sua storia pacifica, non più di guerra, come deposito per tutte le caserme che c'erano in Friuli una volta. La maggior parte delle nostre forze dell'ordine militari erano dislocate presso i confini e quindi questo era un magazzino logistico per tutto il territorio del Triveneto. Facciamo un altro bel salto e arriviamo al 1992. 1992 e comincia la storia documentata della colonia felina all'interno di Forte Marghera. Per la prima volta le istituzioni si rendono conto che qui c'è una colonia felina, circa 40 gatti che erano praticamente mantenuti dai militari e dal personale civile che lavorava all'interno di Forte Marghera tramite la mensa o piccole donazioni dei volontari e di tutte le varie persone che lavoravano qua dentro. La ULSS 12 a quell'epoca cosa fa? Chiama un'associazione molto famosa qui in zona che è la Dingo, che ha sede a Venezia, è un'associazione anglo-italiana che si occupa solo di felini, solo di gatti, e cominciano le prime 2 volontarie nel 1992 a portare del cibo ai circa 40 gatti che sono qui dentro, in collaborazione con la caserma Mater di Mestre, dove c'era una mensa che forniva puntualmente il cibo avanzato dei militari, che veniva distribuito ai 40 felini, 40 più o meno felini, che c'erano qui dentro. Vengono tutti sterilizzati, curati e mantenuti. Ci tengo a precisare che i primi a entrare qua dentro, qui si vedono ristoranti, barche, gente che fa ceramiche, gente che fa teatro, i primi in assoluto civili ad entrare qua dentro sono stati i volontari. Nel 2000 il gruppo Dingo, che era cresciuto notevolmente, si divide e entra praticamente in azione all'interno del forte, non ufficialmente perché sarà nel 2004 ma ufficiosamente, il gruppo ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Non protegge solo i gatti, noi qui dentro proteggiamo i ricci, tutta l'avifauna,
le nutrie, insomma qualsiasi essere vivente che popola il forte. Spesso questo posto viene confuso con un gattile, mentre io ci tengo a precisare che qui non c'è nessun gattile. Gli unici gattili in zona sono quello gestito dalla Dingo di Amalamocco e quello gestito da Empa Mira, che è a Mira. Sono strutture ufficiali, cioè recinti di contenzione. Qui non ci sono recinti di contenzione, qui ci sono stanze di degenza e poi tutti i gatti liberi. Quindi viaggiamo fra il rifugio e l'oasi. La gente, come ho detto prima, si è abituata a considerare questo come il presidio principale della terraferma e ha continuato a portare gatti. Adesso siamo arrivati ad una popolazione di circa 150 esemplari, sono troppi. Noi siamo i primi a dirlo, i gatti starebbero anche bene qua, anche 200, ma ci vorrebbero squadriglie di volontari che se ne occupassero. Noi di EMPA siamo un gruppo di circa 20 volontari, non tutti seguono la colonia, perché molti lavorano nel territorio praticamente, lavorano con le colonie, catturano gatti da sterilizzare, li portano qui al rifugio, vengono sterilizzati, tenuti in degenza nelle stanze e riportati fuori. Comunque qui ci sono sempre, tutti i giorni, 365 giorni all'anno, i volontari con un capoturno e almeno 3-4 volontari che gestiscono il rifugio, le degenze e le 7 postazioni che abbiamo sparse nei 30 ettari del forte. Come in qualsiasi rifugio per animali, ovviamente l'impegno dei volontari è quotidiano. Molti quando ci chiedono avete bisogno di aiuto per gli animali perché mi piacciono molto gli animali e gli diciamo guardate va bene qualunque giorno, una volta al mese, una volta l'anno, basta che siate sicuri voi, no, del tempo che potete mettere a disposizione, ma anche la domenica, ma anche i giorni di festa, ma anche quando piove. Direi. Diciamo che quotidianamente vanno via in media dai 7 ai 10 kg di crocchette per la colonia, quindi solo per quelli liberi, non parliamo delle stanze di degenza, circa 24 scatolette di quelle da 400 grammi, sempre solo per appunto la parte che gestiamo noi di colonia. Dopo ci sono tutte le stanze di degenza che quindi richiedono anche lì anche un costo, cioè anche se il quantitativo è minore, però i costi sono molto più elevati perché la qualità deve essere diversa, in alcuni casi anche appunto abbiamo prodotti veterinari qui per necessità specifiche, quindi ho fatto il conto che per il mantenimento ordinario di tutta la baracca, solo per cibo, lettiere, detersivi, siamo sui 10.000 euro all'anno. Tiriamo su grazie alle quote sociali, raccolte fondi, mercatini, e i pranzi di beneficenza, la vendita dei calendari, bellissimo poi quest'anno, comprate tutti il calendario. Le sterilizzazioni funziona che la ASL ci passa un tot numero di sterilizzazioni, per il resto abbiamo dei veterinari convenzionati che ce lo fanno a un prezzo più basso e paghiamo. Mandiamo anche le persone comunque che ci adottano gatti da questi veterinari che fanno dei prezzi più agevolati perché vengono adottati tramite EMPA.